Ciao a tutti amici, in questo video costruirò una batteria a 48 volt, la userò per alimentare un motore di una bici e ho già acquistato il suo, diciamo, BMS circuito di ricarica, che dal disegno sembra molto più grosso ma in realtà è proprio piccolino, e sono curioso di provarlo perché è molto interessante. Mi dice che è da 35 A 48 volt e praticamente va bene per 13 celle al litio. Arriverà a una tensione di circa 56 volt se non sbaglio. È molto interessante perché mi dice che è equalizzato. Quelli finora che ho comprato non sono mai stati equalizzati e volevo proprio vedere la differenza. Se andiamo nei dettagli vediamo, mi dice che praticamente, dov'è che avevo visto qua, equilibrio rivela la tensione 4,2 volt e poi guardando la tabella qua mi dice che balance 4,2 4,2. Vediamo se davvero ogni cella viene bilanciata a 4,2, perché gli altri BMS che avevo provato, quelli con più poche celle, loro vedevano solo la tensione all'inizio e alla fine della batteria. Se era da 12,8, una volta visto i 12,8 si fermava la carica, però poteva essere che una cella era 4,3, l'altra 4 volt e una 4,1, dipende quella che si caricava per primo. Questo in teoria dovrebbe bilanciarle, sono curioso proprio di vedere se è così. Vediamo insieme un attimo lo schema. Allora, questo è il BMS, questo è il suo connettorino che va infilato dentro qua, ok, che sono tutti i fili che vanno a ogni cella intermedia. Le dimensioni, lo schema è un po' da capire. Allora, l'ingresso dell'alimentazione del caricabatterie, per caricare la batteria dovevamo avere un'alimentazione che arriva da qua a qua con i nostri 50, circa 56 volt. Poi andiamo a vedere le caratteristiche. Ok, questo filo viene utilizzato anche per l'uscita e questo viene utilizzato per l'uscita. Il meno va collegato alla prima batteria, che è il filo più grosso. Allora, dice che è 35 A, 13 celle. Andiamo a vedere l'alimentazione massima che si può applicare, ma mi sa che non c'è scritto. Allora, vediamo se è scritta qua. Ah, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Volte carica massima 54,6. Altri dati importanti: corrente massima di carica 8 A e 35 A di corrente di scarica, istantanea 100 A massimi. Per costruire il pacco di celle al litio ho utilizzato questi supporti.
Questi supporti io ho già provato a fare dei pacchi piccoli, praticamente li metterò solo sotto, perché se li metto anche sopra nel momento che collauderò il pacco non riuscirò a sganciarli, perché una volta saldati, se io voglio togliere una di queste batterie qua in centro o anche solo queste qua, sono costretto a togliere, a disaldare tutti i cosi, perché devo tirare via tutto l'insieme dei supporti. Praticamente anche se disaldo questo non vengono via, perché sono incastrati in questa maniera. Allora, non so se riesco a farmi capire. Questo, per sganciarlo sei obbligato a spingerlo dalla parte di qua, ma se io metto anche l'altro dalla parte di là, bisogna per forza estrarli così, ma estraendoli così devi dissaldare tutti i fili, perché anche se ne nasci solo uno, come in questo caso, io non riesco a toglierlo, per così non riesco a toglierlo. Allora io ho deciso di fare solo la base sotto e sopra utilizzerò un altro sistema. Salderò coi fili di rame le celle, e per tenerle belle diritte metterò questi distanziali di cartone, e poi con il nastro farò un giro intorno alle celle, così se mi capita nella fase di collaudo di verificare delle celle che non vanno bene, potrò dissaldarle e toglierle tranquillamente. Non vi ho detto una cosa importante: le celle che adopero io sono tutte recuperate, vengono tutte da batterie di PC, le ho già testate tutte ho già testato la durata di scarica, praticamente sono tutte celle che durano 2 ore, sono circa 2 ampere ora, sono ancora diciamo efficaci per 2 ampere ora. Infatti io ho scritto sopra qua 120, ho usato solo quelle da 120 e quelle da 130, cioè 2 ore, 2 ore e 10 minuti. Queste le ho verificate col mio quadretto che ho fatto, che si chiama, se volete andate a vedere sui miei video, circuito di carica e scarica 10 batterie litio, batterie che poi sono celle, ho sbagliato il titolo, dovrei correggerlo, e vedete come funziona. Praticamente carica le 10 celle alla volta e ne scarico tutte 10 e vedo quanto tempo durano. Con un carico da 1 ampere vedo quanto tempo durano, e così faccio il calcolo di quanto può essere ancora efficace la cella. Farò una serie parallelo. Praticamente cosa significa? Queste sono tutte in un senso, queste sono tutte in un altro senso col positivo sopra, queste sono col negativo sotto, queste sono col positivo sopra, e così via dicendo fino alla 13ª cella. Queste le collegherò tutte insieme di qua e le collegherò tutte insieme dall'altra parte, così come fosse una cella unica. E poi farò la serie con questa, poi girerò, farò la serie con quell'altra, mi girerò, farò la serie con questa, e così via dicendo. Farò tutta la serie fino ad arrivare alla 13ª cella. Per adesso faccio solo 1, 2, 3, 4 file, perché mi interessa di provare il circuito BMS. Se poi per il motore che ho acquistato da installare sulla bicicletta fosse troppo poco, adesso vedrò altre 2 file da affiancare. Per adesso mi interessa verificare il circuito e farò 4 file.
Ora gli darò una strata con questo nastro di tela che è molto resistente, e è resistente, ma nello stesso tempo se si vuole disfare il pacco, questo lo togli facilmente, non è che si appiccica talmente forte che poi non si riesce più a... Ok, ora procediamo con la saldatura. Come già fatto vedere in un altro video, il mio sistema per saldarle è questo. Io metto un po' di disossidante su tutte le batterie che devo saldare, in questa maniera. Poi ci metto lo stagno. Allora, prendo lo stagno abbastanza grosso, non quello fine, perché il saldatore l'ho messo al massimo a 450 gradi e ci metto lo stagno. Dalla parte del negativo bisogna insistere un po' di più perché la superficie è più grande. Passiamo un po' tutte queste. Questo è un filo dei vecchi impianti elettrici. Io ne ho recuperato un po', facendo l'elettricista ho rifatto degli impianti nuovi e il filo, diciamo, rigido presente nei tubi l'ho recuperato. Ne ho diverse matasse, anche sezioni più grosse, sezioni più fini, e mi è venuto utile. Ho preferito usare questo sistema di mettere i supporti uno sì uno no, uno sì uno no sopra, perché così posso, in caso si guasti una cella di saldo, mettiamo queste e le posso estrarre così. Se avessi messo tutto i supporti come qua sotto, praticamente non riuscivo, avrei dovuto risaldare tutto.
Dopo aver saldato tutti i collegamenti con il filo rigido, sia di qua che di qua, vedete come è uscito abbastanza bene, ho cominciato a collegare i fili che vanno al modulo BMS. Il modulo BMS l'ho fissato con la colla a caldo, qua così. Ho cercato questo punto in modo che non dà fastidio, i fili possano uscire di qua, questo deve andare qua, così lo tengo bello compattato. E i fili ho usato un cavo al silicone, un 4x2,5, vedete, così avete già anche i fili colorati. Io faccio il più il rosso, il meno il nero, e sono del 2,5. Uso questo silicone perché è più morbido, resta più morbido, col tempo non diventa rigido. Il collegamento, qua ho rinforzato un po' i fili, la saldatura l'ho fatta per lungo così abbiamo più sezioni di contatto per la corrente, e qua ho ripassato un po' con lo stagno per avere ancora una sezione un po' più grossa. Uguale ho fatto qua dall'altra parte, spelato abbastanza lungo così ha più sezioni il filo di contatto. Il 2,5 come filo intanto dovrebbe essere sufficiente per gli esperimenti che devo fare. Poi vedrò se dovrò aumentare la sezione, magari usare il 4. Comunque farò delle prove e vedrò come si comporta. Ok, ora collego il connettorino e seguendo lo schema collego tutti i fili intermedi che vanno praticamente vanno qua intermedi sulle celle, sono quelli che rilevano la tensione, dovrebbero bilanciare la carica di ogni cella. Adesso ho collegato tutti i fili del controllo del BMS e ora andremo a provarlo. Allora, ho lasciato i fili tutti lunghi perché siccome che è tutto un esperimento, casomai mi serva per un altro esperimento, posso ancora avere tutta la lunghezza dei fili. Ok, ho dato una nastrata per tenere i fili tutti compattati. Ora andremo a provarlo con il nostro alimentatore. Ora dovrò dare una tensione col mio alimentatore di 54,6 volt. 54,6. La massima corrente che può dare il BMS sono 8 ampere. Però questo alimentatore non so se ce la fa arrivare ad 8 ampere, perché questo alimentatore mi dà 10 ampere, 0,60 volt 10 ampere, però 200 watt. Dunque quando arriveremo a 56 volt su 200 watt mi darà di meno di 10 ampere. Adesso vediamo. Invece come corrente di uscita continua mi dà 35 ampere massimo questo pacco di batterie, cioè questo BMS. Le batterie non sono ancora dimensionate per 35 ampere, saranno dimensionate per un 20-30 ampere. Andiamo a collegarlo e vediamo quanta corrente assorbe, e poi andremo a vedere ogni singola cella
Beh, niente, c'è qualcosa che non va. Ok, dopo aver ricontrollato i collegamenti, provato e riprovato più volte per vedere se funzionava questo BMS, non sono riuscito proprio a farlo funzionare. Allora, ho ricontrollato tutti i collegamenti dei fili, questi che vanno al connettore, ricontrollato dallo schema che danno più e meno se sono collegati giusti, se c'era qualche errore nel cablaggio della batteria, ma la batteria non vuole caricarsi, non vuole saperne di caricarsi. Alimentandola io tra qua e alla fine delle celle col mio alimentatore si carica. Vedrò di comprarne un altro e fare un altro video, in attesa anche che mi arrivi il motore che va installato sulla bici, così verificherò anche il funzionamento tra batteria e motore, scheda motore. Cercherò di farvi vedere qualcosa di bello.